Eccoci di nuovo qui ragazzi, continua il viaggio, continua il racconto del tour della scorsa estate, Tournée da Bar. Allora, viaggio fatto, con la nave arriviamo, Sicilia, Palermo, no? Un bel giro turistico per la città e dopo rimane solo da fare una cosa prima dello spettacolo, assaggiare il panino con la milza. Panica Meusa! Però prima di tutto questo, sigla! Shakespeare in tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar. Pane Cameusa si mangia da Nino Ballerino. Il panino con la milza è un'istituzione. Chiamato Panica Meusa è un esempio di tradizione dello street food palermitano. Ottenuto dalla lavorazione di frattaglie e molto gustoso, si può assaporare in diverse versioni. Allora, questo è il famosissimo panino con la milza. Però, allora, di che cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando del pasto madre per la città di Palermo, il panino con la milza. Un pane cambiato. Non è che altro che frattaglie, milza, polmone e trachea. Prima viene bollito con la cottura a vapore e poi viene immerso, accarezzato con dello stofo. Dopo di ciò si fa la preparazione. Il panino con la milza, polmone, trachea, strutto o limone o formaggio, come lo si vuole. Io me lo faccio fare come lo mangi tu. Formaggio e limone, ceschetto maritata. In verità la maritata sarebbe anche col formaggio. Andiamo con la maritata allora. Ho capito perché lo chiamano Nino Ballerino, perché quando prepara il pane lui balla. E adesso assaggiamo questo panino con la milza di Nino Ballerino. È forte, si sente la grinta della strada, si sente Palermo. Buono. Dopo aver mangiato l'ottimo panino con la milza, abbiamo salutato Nino Ballerino e ci siamo diretti verso il bar in cui avremmo fatto spettacolo. Grande. Allora ragazzi, sono troppo contento, secondo me verrà una bomba stasera la replica. Oggi faremo La Tempesta. La Tempesta è un testo veramente emblematico di William Shakespeare, è un testo misterioso perché è l'ultimo testo che ha scritto il bardo prima di morire. Shakespeare sarebbe orgoglioso di noi, dai, stiamo facendo una figata, portiamo il teatro in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente. Chi penserebbe che va una sera, sta andando in giro per Palermo, e ti becchi La Tempesta di William Shakespeare. La Tempesta è considerata l'ultima opera di William Shakespeare. Narra la storia di Prospero, che con illusioni e magie tesse la trama della vicenda. Una storia carica di mistero, che incanta il pubblico e celebra l'addio alle scene del bardo. Ciao ragazzi! Ciao, Nero! Allora ragazzi, questo è il Monkey. Arrivati al bar dove avremmo fatto spettacolo, ci accoglie Carmelo, il gestore, che ci introduce al locale e alla splendida piazza in cui avremmo recitato. In questo luogo c'è un sacco di magia. È veramente un luogo magico e me lo sento. Questo è il luogo giusto per fare La Tempesta. Sì. No, ragazzi. Piano. Ho sfondato un tasto, cavolo. Andato, vedi gli altri come vanno? È proprio quello che ci serviva per il pezzo finale. Perché faccio ba e mi manca l'ottava su. Si è rotto il piano. Solo che ci serve, cioè questo spettacolo, la musica è fondamentale, rappresenta la magia, non possiamo farlo senza. No ragazzi, noi allora facciamo così, vado io, mi hanno detto qua vicino c'è il mercato, vado a vedere se becco qualcuno che può darci una mano in qualche modo, non so cosa. Voi continuate col montaggio e io vado a vedere di trovare qualcuno. Andiamo. Mentre Irene e Tiziano finivano di montare, io mi sono recato al mercato per cercare un pianoforte e già che c'ero ne ho approfittato per fare 2 domande su William Shakespeare alle persone che incontravo. La Tempesta la conosci?
Parla di Prospero, che è questo sorta di mago che muove i fili di tutta la vicenda. Molto interessante. Sto chiedendo in giro alle persone cosa ne pensano di Shakespeare, della tempesta. 2 minuti. Nessuno voleva parlare. Tutti no, non lo conosco, no, non so. Ho l'impressione che non vogliano parlare di William Shakespeare. Conosci William Shakespeare, l'autore? La tempesta, non ti dice nulla. È un autore inglese. Con un pianoforte qua in giro, lo riusciamo a recuperare da qualche parte? Non credo. Mi consolo con la granita. Qua praticamente per fare 2 domande, per capire dov'è sto piano, mi stanno rifilando da mangiare di tutto. Però il pianoforte non si trova, ragazzi. Buono. Continuiamo il giro. Secondo te un posto qua al mercato dove possa trovare un pianoforte è impossibile? Un mesetto fa ne ho visto un paio al mercato delle Pulci, che è a pochi passi in linea d'aria se tu guardi la cupola. Dal mercato alimentare vengo dirottato al mercato delle Pulci. Luoghi splendidi e affascinanti, ma non se hai un problema da risolvere e non sai come risolverlo. Trovare il pianoforte sembrava impossibile. Niente da fare, io sono anche venuto al mercato delle Pulci come mi era stato suggerito, di pianoforti neanche l'ombra, quindi torno in piazza e dico ai ragazzi che c'è il rischio che salti lo spettacolo. Quando sono tornato ho trovato Irene e Tiziano che suonavano, cantavano, il pianoforte era sistemato, eravamo pronti per andare in scena. Ragazzi, ma allora avete risolto questa cosa del piano? Ma no, non mi avete detto niente, ma potevate chiamarmi, sono stato in giro come un pazzo. Vabbè, ma così vedevi Palermo. Ho visto il mercato, ho parlato con un sacco di persone che non hanno idea. Oltre a fare il musicista me la capo con il fai da te. Ho smontato il pianoforte e mi sono accorto che l'anno non era poi così grave. Durante il soundcheck io e Tiziano ci siamo un po' divertiti a cantare, fare delle canzoni, perché ogni volta che c'è Davide se no bisogna un po' rigare dritto. Potevano chiamarmi, avvisarmi, ero in giro come un cretino a cercare il pianoforte per il mercato delle Pulci di Palermo. Vai, ci cambiamo? Sì. Melo, noi ci siamo, cioè 2 minuti e possiamo cominciare. Allora, in bocca al lupo? Sì. Non so se si dice così. No, in teatro si dice merda, merda, merda. No, lo so, non è carino. Sai perché? Perché praticamente era tradizione, anche in periodo elisabettiano, che il pubblico andasse a teatro in cavallo con le carrozze. Per cui dire merda, merda, merda era come augurarsi che vi fosse tanti cavalli, certo. Quindi tanto pubblico e tanto incasso. Per cui merda, merda, merda! Incredibile, ma l'abbiamo portata a casa anche oggi, nonostante gli imprevisti, nonostante gli inciampi. Cosa si può dire? La magia di Prospero ha funzionato, la magia di Shakespeare era con noi e così magicamente tutto è stato risolto. Dopo lo spettacolo abbiamo smontato le scenografie, caricato il furgone e poi ci siamo concessi una bella cena di compagnia per rilassarci un po' nell'attesa della prossima tappa. Allora, ragazzi, veramente giornata incredibile, Partenza ieri dalla Sardegna, viaggio in traghetto con pure momento Titanic, cosa vogliamo di più. Poi arrivati a Palermo il giro turistico con Irene che ci ha fatto vedere tutto, pure pausa pranzo con il panino pane cameusa e poi dopo abbiamo pure risolto il problema al pianoforte. Cioè qua il maestro abbiamo prima causato il problema tu e poi risolto il problema tu. Guardate che William Shakespeare sarebbe fiero di noi se ci stesse guardando dall'alto, io sono sicuro di questo. A Shakespeare piacerebbe questa operazione perché portiamo il teatro in mezzo alla gente, nuovamente il teatro per tutti. Con noi Shakespeare è in tour. Beh sì, devo dire che è vero, secondo me Shakespeare sarebbe contento di quello che facciamo, cioè gli piacerebbe l'idea di un gruppo di attori che va e porta i suoi spettacoli in giro tra bar, circoli, taverne, osterie, sarebbe uno dei nostri. Se fosse ancora vivo il bardo verrebbe con noi a portare spettacoli in giro per Sardegna, Sicilia,
che tra l'altro c'è anche chi sostiene che Shakespeare fosse siciliano, quindi vedi un po' tu. Detto questo, se volete sapere come vanno avanti i prossimi episodi dovete seguirci sui nostri account, per cui Tournée da Bar, un bel like sulla pagina YouTube, poi seguiteci Facebook, Instagram, ci trovate dappertutto, seguiteci, che con noi Shakespeare è sempre in tour. Ciao! Shakespeare in tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar.